Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio mondo. Perfect. Innanzi a me e naturalmente a voi un'altra scatolina di quelle nere con le scritte argentate che a me fanno molto piacere. Due loghi, due nomi a mio avviso sono una certezza per quanto riguarda i loro prodotti. Parliamo di RSS Mod Sandbox. Una pushette non è proprio nera, è un marrone particolarmente scuro con il logo e la scritta RSS Mod e dall'altro verso Sandbox. Una volta aver estrapolato il contenuto della nostra scatolina, ci troviamo la signorina qui alla mia destra, la pochette che avete visto in precedenza, una bustina contenente alcuni accessori e anche le parti di ricambio e due bigliettini. Qui c'è poco da dire a mio avviso, o perlomeno per quanto riguarda il mio canale ne ho ben già parlato. Ci troviamo una box con un circuito degli Omega Vapor Bomber Pro, un circuitino dual MOSFET molto in voga ultimamente nella conversione della maggior parte delle box meccaniche che ho avuto modo di testare. Si sono approcciate in questo ambiente che vi regalano l'esperienza di una semimeccanica ma con delle piccole protezioni che possono salvaguardare l'utilizzo anche una persona meno esperta. Il fogliettino che rilascia l'Omega Vapors inerente al Bomber Pro descrive alcune caratteristiche tecniche che sono queste. Il secondo fogliettino, ma non per importanza, è il certificato di autenticità. Con il logo portato in testa della Sandbox descrive il modello, in questo caso taglia Pro, il tipo di circuito, il Bomber Pro, la data. Nella bustina abbiamo una chiave esagonale, due O-ring dello stesso diametro e, come li chiamo io, due tappi a filetto identici, come potete vedere. Nella sezione esterna hanno un particolare rivestimento, ma andremo poi nel dettaglio. Ma signori, permettetemi di presentarvi la nuova Taglia Pro. Questo è il modello base, quella stampata. Ci sono alcune versioni con dei legni stabilizzati, delle particolari tipologie di resina che regalano delle colorazioni che trasformano completamente questo tipo di box. Io sono un amante del classico, mi piace molto queste combinazioni di nero e in questo caso non è alluminio ma parliamo di acciaio. Questi stacchi tra il nero e il metallo indubbiamente rapiscono tutto il mio interesse. La sezione superiore, come si può vedere, è veramente qualcosa di particolare. La tazza l'abbiamo già vista in altre precedenti box inerenti ai prodotti Sandbox con l'incisione Taglia Pro RSS N Sandbox. Non c'è l'O-ring di tenuta, l'hanno messo all'interno della bustina in plastica, viene inserito nella sezione interna della nostra tazza. In questo particolare scalino si racchiude il nostro circuito Bomber Pro e questo è il tasto che ci permette l'attivazione. Boccetta e tazza sono prodotti Sandbox, la KPV5 della Sandbox. L'innesto della boccetta è direttamente collegato sul pin grazie a due O-ring di tenuta. Estraiamo la nostra boccetta, vedete, un semplice clic e la boccetta ci viene via. Per quanto riguarda la sezione interna, stanno veramente prendendo piede perché il suo interno è sprovvisto della classica cannuccetta in silicone, ma è un tubo che viene filettato nella sezione alta del nostro tappo, tutto in acciaio, e la sezione bassa è come uno spruzzo. Materiale in acciaio, filetti veramente con lavorazione di natura superiore
a mio avviso. Boccetta in silicone alimentare, non delle classiche tipologie, ha una quantità di silicone maggiore per regalarvi una sensazione al tatto che vi offre una leggera resistenza rispetto alle altre per regolare il vostro squonk. Lo squonk ha una limitazione, perché se questa è la nostra boccetta, andando a fare la pressione avremo una battuta dettata dal perno cavo in acciaio che si trova all'interno. Avendo tolto tutto, vediamo la sua sezione interna. C'è il nostro collegamento da una lama in rame, una vite che va a serrare il contatto e si intravedono gli O-ring di tenuta. Per quanto riguarda la sezione del vano batteria, si vede il contatto di una delle polarità. Le due viti in questa sezione per lo smontaggio, in questo caso la seconda polarità verrà trasmessa tramite questa sezione e il tappo andrà a fare la battuta della nostra batteria per passare alla sezione superiore, che già prima abbiamo visto alcuni dettagli. Soffermandomi sulla fattura della stampa rispetto alla sagoma superiore in acciaio, trovo alcune discrepanze. Certo, sono piccoli difetti di natura ottica, ma indubbiamente ve li segnalo, perché prendendo in mano una box si deve vedere tutto. La stampa non corrisponde al disegno, ma dettato dal fatto che il montaggio della parte in acciaio applicata sopra mi risulta scentrata. A questo punto mi trovo, per necessità virtù, costretto a dover smontare la box per vedere se riesco a ovviare a questo problema di natura estetica. La parte inferiore è perfettamente aderente, cioè corrisponde tutte le sezioni con il corpo in acciaio. Allentando le mie due viti inferiori, cosa che mi piace molto trovare l'acciaio, le ho estratte insieme al corpo. Esce il tappo che nella sezione interna non è stato particolarmente rifinito, ma a questo punto non vado a denigrare questa lavorazione perché è solo che un tappo coprente, mentre la sezione esterna è perfetta, e si arriva alla sezione del circuito disegnato appositamente per questa tipologia di box. Guardiamo la sezione, abbiamo un isolatore con il contatto, in questo caso qua non è rame come vi dicevo prima, ma sembra che sia dell'ottone, e questa è la sezione utilizzata con un angolo da 90, dove la saldatura viene fatta nella parte interna sia per un fattore estetico, anche per avere meno filo al contatto. Il circuito sia leggermente esposto in questa sezione qui mi mette un po' sul allarmismo, ma solo perché ho paura che possa andare della condensa o delle fuoriuscite di liquido accidentale. Il doppio O-ring di tenuta inerente al pin e alla nostra boccetta, un buon isolatore di materiale PIC. La regolazione naturalmente del nostro pin argentato non influisce su questa chiusura. Ed eccoci a box chiusa. Abbiamo approfittato di qualche momento di imbarazzo, perlomeno da parte mia, per quanto riguardava la sfasatura tra il corpo e la parte in metallo. In realtà era solo una questione di pareggiare la sezione in acciaio con il corpo stampato, quindi andando ad allentare le due viti, puntandole leggermente. Ho centrato la sezione in acciaio e guardando ora il corpo è perfettamente allineato. Il diametro effettivo della nostra tazza è di 16 mm. L'opera viva invece, quindi la larghezza massima della nostra box, è di quasi 25 mm, quindi ospiterà un 24 mm con il suo adattatore. Ha un'altezza totale di 78 mm.6 per una profondità di 45 mm. Ora la sto pulendo, vedete l'ho smontata completamente, è in manutenzione. L'altezza è praticamente identica, a parte il rialzo superiore
inerente all'inserimento del circuito, anche vista frontalmente. Vedete, questa è la taglia classica e quella meccanica, e questa è la nuovissima taglia Pro con il doppio MOSFET dei Omega Vapor. Mi sono estratti i due tappi a vite, l'O-ring che mi servirà da applicare la tazza e la chiave esagonale che andrò a utilizzarla per adattare l'altezza del pin in base all'atomizzatore che andrò a installare per il nostro test, la nostra 18650 a pieno regime e la nostra boccetta, la nuova KV5 di IM Sandbox, opportunamente riempita con uno dei miei liquidi preferiti. Il positivo va rivolto verso l'alto. Una delle particolari protezioni che ha proprio questo circuito è dettata dal fatto che se tenete la polarità invertita, quindi andremo sbadatamente a inserire il negativo nella parte superiore, la box vi va in protezione, non va in auto fire come può capitare sovente su altre tipologie di MOSFET, ma non si attiva. Andiamo a prendere uno dei nostri tappi, che vi faccio vedere una caratteristica molto carina a mio avviso, il fatto che ci sia del materiale stampato incollato anche sulla sezione in acciaio. Il filetto è molto buono, non ha un gioco, quindi veramente fatto bene. La conferma che il nostro circuito sarà attivo mi appresto a finire ad avvitare il mio tappo nella sezione inferiore. Il LED si è acceso, ha fatto i suoi lampeggi, diventa un violaceo quando funziona. Ora, prima di andare a inserire la mia boccetta e il mio atomizzatore, 3 clic. Con i miei 3 clic ho messo la mia box in assoluta sicurezza. Prendiamoci uno dei due O-ring che si trovano all'interno della bustina e lo andiamo a schiacciare nella sua sede. Vediamo il suo funzionamento dello squonk. Il liquido esce e viene tranquillamente risucchiato a dovere. Una cosa che non ho capito, come mai il mio tappo debba andare così al suo interno. Sono dovuto andare a togliere il tappo e non con particolare facilità, perché era andato talmente in fondo da fuoriuscire proprio dal filetto, perché la boccetta si trova quei 2-3 mm nella parte interna e questo fa sì che il filetto fuoriesca dalla sede. Sono andato a tagliare un pezzo in gomma piuma, lo vado a riporre nella sezione cava del mio vano e vado a chiudere il tutto. Ecco il risultato finale. E ora i miei due tappi hanno una altezza quasi equivalente e ho la mia boccetta ben ferma grazie a quel supporto che mi garantisce poi in futuro di poter estrarre in maniera agevole, come dovrebbe essere, la sezione inferiore della chiusura della boccetta bottom feeder, mentre altrimenti andando fuori corsa ho avuto alcune difficoltà all'inizio per poterla estrarre. Il cotone è pronto, accendiamo la nostra taglia Pro, 3 clic. Il circuito mi dice sono attivo, facciamo un'attivazione, in questo caso una Fused Clapton di mia proprietà, perdonate il suo fattore estetico, con un valore resistivo di circa 0,43 ohm. Sembra che vada bene, forse un po' di eccesso di liquido, andiamo a chiuderla e soffermiamoci anche sul lato estetico. Testiamo la nostra taglia Pro. Che dire, signori, il Bomber Pro, la taglia Pro, RSS Mod e Sandbox la dicono ancora lunga. Certo, su una box di natura high-end, perché io come tale la considero, certe piccole cose non avrei dovuto farle io, non avrei dovuto posizionarmi correttamente la parte in acciaio superiore, non avrei dovuto inserire un gommino di spessore inerente al posizionamento della boccetta bottom feeder. Sono tutte cose facilmente risolvibili, non vi complicano la vita, però io da una box così mi aspetto un pronto all'uso, nel senso buona la prima.
Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Taglia Pro, RSS Mod and Sandbox. Il Bomber Pro.